Ciao a tutti ragazzi, eccoci con Enrico Cameglia, top 16 al nostro God Championship volume 4. Bene, dici com'è andato il torneo e presentaci la tua lista quindi. Ciao, allora io ho giocato God Control perché penso che sia uno dei mazzi più solidi del formato e comunque il mazzo che mi diverte di più, penso che se la cavi bene contro vari matchup. Ho fatto X2 in Svizzera, ho beccato solo Chaos di diverso tipo insomma. E vabbè, adesso vi faccio vedere la lista. Perfetto. Allora, partendo dai mostri, gioco come unici flip, 3 Moth, perché penso che sia, vabbè, il più forte ovviamente perché ti ricicla tutte le spell, che siano Trinity o GOT e Meta, ma anche MST, Storm, eccetera, eccetera. Ne ho giocati 3 perché è quello che vuoi vedere il prima possibile, cioè lo vuoi Certo. vedere il prima possibile, vuoi vederlo prima dell'avversario così se gli nocchi il suo ce n'è uno in mano e poi continuare a risolverlo. E anche se, vabbè, ne banno 3, il mio mazzo funziona uguale, anche senza... Poi a livello 1 è luce, quindi ci puoi fare terror ed è buono anche per calarci Ok, DLS. Poi, come mostri generici, vabbè, ho giocato Mono Serpente, Mono Sangan e Mono Tsukuyomi, queste penso che siano standard un po' in tutte le liste. certo. Um, Poi ho giocato Mono Breaker, molti lo stanno tagliando perché fa schifo contro Geoff Creed o cose del genere, però secondo me è forte comunque per forzare le, non lo so, i Jiki Break o... Sì, è una normal quindi eh, molto solida, sì, ecco. sì, 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 sì. Ok. Poi Tribe che è rotto, risolve un sacco di board che non puoi rompere. Mono Blade Knight è buono per rompere i mostri settati dall'avversario, poi anche lui è luce e comunque diventa un 2000 che è molto rilevante contro aggro. Poi ho giocato un po' di guerrieri, sono una di Warrior Lady e due assalitori di D. Lei vabbè è fortissima perché toglie qualsiasi cosa. Loro invece sono di 1700, quindi passano sopra in battaglia praticamente a tutto e anche se qualcosa ci passa sopra, per esempio nel matchup di aggro, viene bannato pure lui. In più hanno 1600 di difesa, quindi è veramente Sono forti. difficile togliere, sono stati davvero davvero forti. Aggro non l'ho mai beccato, però comunque sono stati forti. Poi Monosura ehm, è forte, E poi... semplicemente è un 1700 che continua a pestare e torna in mano, quindi è immune da sorcio, non possono farci snatch, mette molta pressione. Non è fortissimo contro le spie, ma vabbè, quello è... 2000 di difesa, ecco. C'è Esatto. poco di forte Poi di livello Monotico 4. è forte, vabbè, contro Chaos ma anche in Mirror per bannare i serpenti dall'avversario. Poi Parshot e Jinzo, questo praticamente nessuno lo sta giocando, è vero che non passa sopra spia, però può passare sopra tutti gli altri flip del gioco, passa sopra i capi, ti fa fare un sacco di vantaggio. Non l'ho evocato spessissimo, ma è stato forte quando l'ho evocato. Jinzo l'ho evocato in tutti i game che ho vinto, cioè ogni volta che entrava ho vinto la partita. Perfetto, quindi della lista dei mostri sei soddisfatto? Cambieresti Sì, beh, poi qualcosa? c'è il BLS, BLS, ok, certo. ovviamente. E Mancava lui. no, per i mostri direi che non cambierei nulla. Ok, Poi per le spell sto giocando, vabbè, Trinity, tutte e tre. Ho visto gente che non gioca Delinquent 2, ma secondo me non è una cosa corretta da fare. Poi l'altra Trinity che è Trito Scapegoat. Scapegoat, che all'inizio ne giocavo solamente due, però ho notato che questa carta veramente non ti fa morire e ti dà un sacco di versatilità nelle giocate con meta e altre carte che gioco. Uh, Tripla metamorfosi per andare con le capre. È bello quando ti ne solo nano una e ne attivi un'altra. Due knock, che vabbè standard. Poi Tempesta MST, che vabbè sono forti anche questa ti dà la chiusura, MST in end è sempre una giocata ok. Poi Burial, perché vabbè posso permettermi di riportare per esempio Parshot e Jinzo che sono mostri rilevanti, Sono ma anche forti. Assalitori non è male. Snatch, ovviamente, ruba le partite. Monobook non penso che ne serva più di uno ormai, è carino perché ti fa schivare Scorch o Ring, però per il resto penso che Mono te la puoi cavare. Poi Monoboltex, questa è fortissima contro tutti i matchup perché contro aggro se ha più di due mostri li spacchi immediatamente, toglie le spie Scorch in difesa, toglie i capi dell'avversario, è stata veramente forte anche questa. Quindi una scelta azzeccata, Sì, diciamo, sì, per mi è oggi. piaciuta tanto. E poi Mono Enemy Controller, ho vinto una partita con questa perché ti permette di tributarti un tuo mostro e prendere il controllo di uno dell'avversario e puoi farci quello che vuoi, puoi attaccare, eccetera. Quindi ho tributato un breaker, ho preso un BLS, ho chiuso. È stata forte perché puoi tributare i capri, puoi tributare i tuoi mostri settati, per dire, lo puoi attivare in battle, puoi girare i capri dell'oppio in attacco, è davvero davvero Quindi forte. sì, una scelta di spell particolare, ma ti ritieni Sì, sì, soddisfatto. diciamo che la lista è stata molto old school, ecco. Ecco, sì, anche con Ginzo comunque di Esatto. main, esatto.
Poi per le trappole ne sto giocando solo 5, scusate, che è Mirror, TT, Ring, Cot e Monodust, che sono queste, penso che siano quelle classiche, perché Sì. questa che Chaos non gioca, e poi Monodust Tornado che mi è piaciuta Ti è parecchio. piaciuto? Perfetto. Poi per la side sto giocando un sacco di L'extra di monocopie. standard, quindi. L'extra sia standard, gli unici rilevanti sono i Terre, Ok. Balter, eccetera. Sto giocando un sacco di carte di side per vari matchup, però ho beccato solo Chaos, quindi non, diciamo che molta di questa side è stata un po' inutile. Allora, Mono Spadaccino contro Chaos l'ho sempre sedato dentro perché pesti e gli togli tutto, ti devi forzare le trappole per un 900 che è forte. Mono cinetico per aggro perché te lo pestano per il giro in attacco gli fai 1 miliardo di danni, se hanno pagato di solenne sono morti. Mono Necomane King, questo è per FTK con la Jara più che altro e per nessun altro matchup. Che quindi non hai Non mai ho mai sfruttato. sedato, però non ne ho nemmeno trovati per fortuna. Doppia Wangu, questa sembra antisinergica con un capro, ma la teoria è che quando ce l'hai sul terreno non hai nessun motivo di giocare capro, perché vuol dire che la stai seedando in un matchup dove te la devono usare per forza. Una volta che te l'hanno usata la metti dentro. Poi ne sto giocando 2 perché una è per il mirror match, in genere ne seedo dentro una sola. La seconda è per Panda Burn, perché quando la evochi non c'è niente che possano evocare senza che esploda, e non possono nemmeno fare Triojama perché i token muoiono, quindi Certo. non hanno niente di più grosso. E questi erano i mostri. Poi per le spell ho giocato Mono Swap, sempre per aggro principalmente, perché contro Chaos non ti conviene dargli un tuo token per un suo set che non puoi flippare, invece contro aggro gli dai una capra per un mostro grosso. Spade, che l'ho seddata molto contro Chaos perché già fanno fatica a chiuderti, contro i capri con questa ci mettono ancora di più e tu hai tempo per auttare le loro board. E poi Monocannone on the Sonic, un po' per i botti, un po' per tutti quei mazzi che giocano solenne, dopo che pagano 4.000 tu attivi questa, aspetti 4 turni e gli spari addosso e gli fai veramente tanto male. Poi per le trappole ho giocato Mono Decreto contro Chaos, l'ho sempre siddato, Mono perché ho Ginzo di main, Certo. e poi non mi piace siddarne 3 perché poi ne peschi una e peschi anche le Gli altre altri sono gialle, inutili, sì. è una cosa che proprio non mi piace. Poi Saku per aggro, Waboku per Returning Gate o comunque Gatto TK. Tetto Acuminato per il mirror match, ma anche per i mazzi che giocano spia, perché se hanno 3 mostri scoperti tu puoi tirare questo, se magari è un capro gli spacchi doppia spia, sorcio e Ed è gli forte. a board. C'è stato il fuoco, un po' per i botti, un po' per Chaos, con Solenne anche lì perché gli fai un botto di danni. E 2 sigilli maledetti per Reasoning Gate e volendo Library FTK se parti per primo, Library o MT Jar, insomma. Quindi 40 di main, 15 di extra. Diciamo che è un mazzo con delle scelte particolari che però hanno ripagato. Sì, hanno ripagato, le carte sono molto appunto old school perché mi sono rifatto un po' le liste vecchie, devo dire che funziona. Comunque è un mazzo che gioco da diversi mesi e mi sono trovato veramente bene. Benissimo, ti ringrazio per aver partecipato, sperando di vederci ancora ai prossimi eventi. Grazie a voi.